Eccoci, siamo qua in mezzo al bosco, posto bellissimo, e c'è questa vecchia chiesa e siamo il giorno dei morti, quindi l'argomento sarà sulla morte. La morte che spesso è vista come un tabù e invece può essere qualcosa di veramente importante, no? Un percorso importante, un momento importante della nostra esistenza. Innanzitutto spero che abbiate passato un buon Halloween ieri sera, no? Anche scherzare e vivere in maniera gioiosa un passaggio come questo è una cosa importante. E niente, parlando più seriamente della morte, la morte è sicuramente una delle principali paure dell'essere umano, però come dicevo prima è un momento veramente importante di tutti noi, no? Dobbiamo pensare che se alla nascita, no, nel corpo fisico, la nostra coscienza in un certo senso si comprime per poter entrare in quello che è il corpo fisico che si sta costruendo all'interno dell'utero femminile, nel momento della morte la nostra coscienza si espande in questi mondi energetici che sono, no, un momento di espansione della coscienza incredibile e ci dà diverse possibilità. No, la principale possibilità nel momento della morte, no, è tra i due respiri cosiddetto, ovvero quando l'elemento aria fuoriesce, quando c'è l'ultimo respiro, no, prima che fuoriesca l'elemento terra. No? In mezzo a questi due respiri, no, subito dopo morti praticamente, abbiamo un paio d'ore per poterci proiettare con il nostro corpo astrale, con il nostro corpo energetico, verso i paradisi. Questa è una cosa molto importante perché ci permette di superare invece quelle che saranno le fasi successive, perché se non approfittiamo di questo momento veniamo praticamente coinvolti da quello che è il vortice karmico. Quindi, dato che i mondi sottili, i mondi energetici sono estremamente malleabili, le nostre emozioni, i nostri pensieri, il nostro vissuto interiore plasmerà quello che c'è intorno a noi, no? Dandogli delle forme, dei colori, no? Che non saranno filtrati, quindi saranno molto forti. Per cui il momento della morte è un momento di espansione della coscienza che, se non è conosciuto, può spaventare, ma se è conosciuto può essere utilizzato in maniera positiva per poter espandere la nostra coscienza fino ai paradisi, per poterci proiettare verso i paradisi. Per questa cosa, che è molto importante conoscere, bisogna avere un attimino di consapevolezza di sé, del momento della propria morte, dell'essere morto, staccarci completamente da questa sfera di esistenza che è la materia e nello stesso tempo appunto proiettarci dal chakra coronale, quindi quello posto sulla testa, verso i paradisi. Dobbiamo uscire da quel chakra. No? Avete capito, no, nei miei precedenti video che a seconda del chakra da cui usciamo andiamo in determinate sfere energetiche, no? Facciamo capo a determinate sfere energetiche che sono sfere di esistenza differenti tra di loro. Per cui se uscendo dal cuore, per esempio, abbiamo la possibilità di connetterci con i maestri in astrale, di qui, di su, di giù, uscendo dal chakra coronale abbiamo la possibilità di espandere la nostra coscienza ai paradisi. Per fare questo dobbiamo chiudere gli altri chakra sostanzialmente, soltanto immaginando che siano chiusi. Oggi è il giorno dei morti e vorrei così anche dire che la morte in realtà non esiste in senso assoluto. No? La nostra è una manifestazione in sfere di energia differenti, anche la materia è una sfera di energia e il momento della morte è semplicemente un passaggio della nostra esistenza da una sfera di esistenza all'altra.
è meglio se noi conosciamo la morte e possiamo utilizzarla positivamente per proiettarci nei paradisi. Con questo vi saluto.